cos'è che vendono qua? Mozart Kugel? Che cos'è? Non so. Non conoscete la storia delle palle di Mozart? No. Venite con me. Questa è una statua che ritrae Mozart nel periodo di massimo splendore della sua carriera. Purtroppo il grande compositore, dopo circa i 30 anni, diciamo, raggiunse un successo tale che non riusciva più a vivere la propria vita. Venne assalito da un male di vivere che non sopportava più, perché ovunque andasse tutti gli chiedevano bis, bravo ancora, suona per noi, lo invitavano a concerti e lui non riusciva più a vivere. Addirittura ormai era invidioso del collega Beethoven, che ormai sordo, non era più costretto a sentire le lamentele, le richieste di tutta la gente. Mozart ne soffriva tantissimo di questa sua condizione e difatti iniziò a somatizzare. Come? Ecco, noi siamo davanti a questa bellissima chiesa e questa chiesa è famosa perché è la chiesa in cui il grande Amadeus fece il suo primo concerto in piedi. Perché in piedi? Perché la sua somatizzazione lo portava ad avere una fortissima orchite e ad avere un ingrossamento dei testicoli veramente pesante che lo costringeva a non poter suonare seduto. E quindi da quel giorno proprio lui fu costretto a suonare sempre in piedi perché non poteva più sedersi. Come vedete dalla targa, questo è il ponte costruito per il nostro Amadeus. Questo ponte aveva la particolarità di avere una corsia centrale totalmente libera, un solco, per permettergli di passare senza dover, come dire, armeggiare con i gioielli di famiglia e quindi senza avere impedimenti. Ecco, questo era più o meno, immaginatelo vestito da Mozart, questa era più o meno la scena che si presentava, con due pesanti borse centrali che oscillavano. In questa piazza, durante una cena con la suocera, uno dei testicoli di Mozart raggiunse l'espansione massima e qua abbiamo una riproduzione in scala 1 a 1 di quell'imponente dimensione. Alla fine di quella cena, dopo una discussione che causò un giramento testicolare ben più ampio del solito, i testicoli esplosero. Dopo l'esplosione i frammenti si dispersero in tutta la città e si arrivò a contarne fino a 7000. Leggenda narra che i frammenti siano dotati di poteri non meglio definiti e che il radunarli tutti assieme possa scatenare qualcosa di potentissimo. Difatti, dopo quell'occasione i salisburghesi hanno iniziato a venderli ai turisti sperando che si potesse così disperdere nel mondo ed evitare il loro radunare. Ma è qui che la storia diventa interessante perché entra in gioco l'antagonista dei nostri giorni e per scoprirne di più siamo venuti qua all'Augustiner Universität dove incontreremo la dottoressa Pompadour che ci spiegherà meglio la faccenda. Venite con noi. Buonasera dottoressa. Buonasera, dottor Potentieri. Allora, che ci sa dire di questa faccenda? Bene, parliamo di antagonista. Questo antagonista è incredibilmente il famosissimo rapper coreano Psy, diventato famoso nel 2012 con il suo tormentone Oppa Gangnam Style, ma forse non tutti sanno che in realtà inizialmente il nome era Oppa Mozart Style. Questo perché il famoso rapper, prima di diventare tale, era un famosissimo studioso di musica classica mitteleuropea, appassionato di Mozart. E lui, in anni e anni di studi in questa università di Salisburgo, ha scoperto dei tomi e dei volumi nascosti da secoli che rivelavano la deformazione di Mozart.
e lui ha pensato di riportarla in auge rendendogli omaggio con questa sua strana danza che ripropone questo passo un po' divaricato, tipico di Mozart all'epoca. E il problema è che i familiari di Mozart non l'hanno presa bene, non capiscono questo umorismo sudcoreano e hanno fatto causa, hanno fatto cambiare il titolo. Il vero problema a questo punto è che pare che ci siano delle attività ectoplasmiche qui a Salisburgo che abbiano rilevato questa insofferenza da parte del fantasma di Mozart per questa presa in giro e pare, a detta di alcuni studiosi e medium, che Mozart a questo punto voglia vendicarsi del sudcoreano. Sì, allora avete capito, un rapper coreano e un compositore austriaco. Paura, eh? Il fantasma di Mozart quindi è alla ricerca delle falle per poterli radunare e sprigionare il loro potere ed ogni notte appare qui in questo cimitero e attraverso un rituale raduna tutte le falle che è riuscito ad avere per poter risvegliare i morti e ricreare un esercito zombie. Compositori, direttori d'orchestra, commercialisti, antichi rocchettari asburgici, gnomi, lupi mannari e tanti altri sono i componenti dell'esercito che Mozart riporterà in vita per vendicarsi del cicciotto coreano. E chi siamo noi per sottrarci al compito dell'umanità di impedire la venuta del malvagio zombificato Mozart? Ingloberemo parte del suo potere. Buone palle. Che cos'è? No.